Ciao a tutti ragazzi, sono Lori Bart. Oggi vediamo come si fa a riparare un cerchio che ha subito un colpo, una piega, tipo questo cerchio. Come potete vedere ha subito un gran colpo piegandolo. È importante, mi raccomando, non utilizzare delle pinze tipo queste qui perché potreste danneggiare seriamente il cerchio all'interno, quindi dopo il tubeless potrebbe perdere. Quindi vi consiglio di utilizzare questo metodo che vi farò vedere adesso. La prima cosa da fare è smontare il copertone dal cerchio. Vedete come è piegato verso l'interno, ha subito un bel colpo. E noi per raddrizzarlo utilizzeremo una morsa tipo questa. Questa morsa è una morsa da officina meccanica molto buona, molto robusta, e come potete vedere c'ha il battente che è liscio, non è zigrinato, quindi questa morsa ottimo per fare questo tipo di riparazione. Altrimenti chi non ha una morsa del genere può prendere due legnetti sottili di legno, metterli in mezzo alla morsa e fare l'operazione che vi farò vedere adesso. Qui abbiamo la piega, cerchiamo di metterlo in morsa in questa maniera, solo da una parte, e serriamo così, in modo da prendere solo la parte che è piegata, e proviamo lentamente a stringere. Come potete vedere, chiaramente ha preso un'ovalizzazione e qui purtroppo non ci si può fare nulla, ma almeno la pista all'interno l'abbiamo corretta e raddrizzata, così non avremo il problema che il liquido del tubeless esca. Possiamo vedere da sopra come è tornata bene, in linea, ma purtroppo sull'ovalizzazione non c'è nulla da fare se non sostituire il cerchio. Ma per una persona che pratica enduro o pratica discese tecniche difficili dove ci sono sassi, pietraie, radici e sei sempre dietro, diciamo, a battere il cerchio in continuazione, cambiare il cerchio in continuazione è una bella spesa. Quindi raddrizziamo intanto il cerchio finché si può, anche se saltella un pochettino ci importa poco. Quindi abbiamo un sistema tra virgolette artigianale per sistemare il cerchio, per almeno utilizzarlo più volte. Se magari lo potete usare come cerchio di allenamento senza sostituire tutte le volte il cerchio, quella leggera ovalizzazione che c'è sopra si sente poco o niente sulla mountain bike. Spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial. Mi raccomando, mettete un mi piace, scrivete nei commenti cosa ne pensate di questa riparazione fai da te, e mi raccomando iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo con un nuovo tutorial al prossimo video. Ciao. Tra qualche giorno mi arriva la nuova videocamera 360 dalla Rilo, questa qui, in versione Android. Me lo sono fatto spedire da un amico americano che abita in Alabama. Fra poco mi arriva, vediamo come funziona.